Stefano, ma quando suono blues, proprio il ritmo non mi entra nella testa, non so come approcciarmi alla ritmica blues. Yeah! Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di ritmo shuffle e del cosiddetto swing feel. Una delle difficoltà che si incontra specialmente all'inizio quando si va a studiare un genere musicale è quella di imparare un linguaggio, quindi di imparare anche a livello ritmico come relazionarsi a quello che si sta facendo. Nel blues questa cosa è davvero evidente. Perché è evidente? Perché la ritmica blues è una ritmica un po' particolare, perché stiamo parlando di ritmo shuffle. Che cosa si intende ritmo shuffle? Beh, il ritmo shuffle è un retaggio, è un'eredità che il blues ha appunto ereditato dal sistema poliritmico africano. Il sistema poliritmico africano è il sistema sul quale si basa l'intera musica tradizionale africana, quindi una pulsazione base sopra la quale vengono costruite più pulsazioni, quindi più ritmiche, alcune delle quali anche dispari. Il ritmo shuffle quindi mette fortemente radici in questo modo di suonare poliritmico. Ma di che cosa stiamo parlando? Sostanzialmente quando andiamo a suonare uno shuffle, quindi quando andiamo a suonare un qualcosa di shuffle e magari stiamo leggendo una tablatura, stiamo leggendo degli ottavi, che cosa succede? Succede che molto probabilmente la prima cosa che farai è suonare questi ottavi, come si dice nel gergo, in maniera dritta. Quindi se l'ottavo prende il battere e il levare, un suono sul battere, un suono sul levare, ta 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 ta, suonerai in questa maniera, quindi un suono sul battere e un suono sul levare. Ma la ritmica shuffle è leggermente differente, adesso ti spiego il perché. Per noi europei è normale suddividere la musica in 4 quarti, quindi cosa vuol dire? Che in una misura, in una battuta, abbiamo 4 pulsazioni che vanno a scandire il tempo di quella battuta. Su queste pulsazioni, quindi un ritmo bello definito, binario, 1, 2, 3, 4, andiamo a costruire la nostra metrica. Il blues invece è leggermente diverso perché anche se per convenzione viene scritto in 4 quarti, in realtà dovrebbe essere scritto in 12 ottavi. Cosa vuol dire? Che la suddivisione, la cella ritmica base, non è più il quarto, ma sono gruppi di 3 ottavi. Ta ta ca ta ca ta ta ca ta ta ca ta. Questi gruppi di 3 ottavi vanno a dare una ritmica completamente diversa. Ta ta ca ta ca ta ca ta ca ta. Quindi se noi suoniamo gli ottavi in maniera dritta, come se stessimo suonando in 4 quarti, ma la base sotto sta suonando shuffle, viene fuori un casino. Andiamo quindi a capire come rendere shuffle il nostro modo di suonare. Abbiamo detto di partire da un'armatura di chiave di 12 ottavi, quindi 4 celle ritmiche con 3 ottavi per ogni cella. Tacata, 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 tacata. Le pulsazioni sono sempre 4, ma la suddivisione è di 12, 3 per ogni pulsazione. Quindi è un po' come se dovessimo suonare terzinato. Cosa vuol dire? La terzina è una figura ritmica irregolare per eccesso. Cosa vuol dire? Sostanzialmente laddove ce ne stanno 2 di ottavi sul battere e sul levare, nella terzina ce ne incastriamo un terzo. Ta 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 ta. Quindi il nostro modo di suonare comincerà a diventare già terzinato. Se adesso in questo gruppo di 3 note andiamo ad unire, a legare i primi 2 suoni, quindi le prime 2 note, otterremo un groove diverso, ta 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 ta, andando sempre di più a definire una ritmica shuffle. Ecco, questo tipo di ritmica è quello che devi tenere presente quando suoni gli ottavi. Quello che viene definito swing feel non è nient'altro che questo. Quindi lo swing feel sostanzialmente consiste nell'andare a suonare gli ottavi che verranno scritti magari anche in 4 quarti in maniera dritta, ma con una pulsazione un po' diversa, con una sensazione swing.
Cosa vuol dire? Sostanzialmente questa cella ritmica dei 3 ottavi che abbiamo visto essere basilare nella struttura ritmica blues, con i primi 2 ottavi legati, ta 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 ta, diventa una convenzione di interpretazione ritmica. Quindi quando andiamo a suonare l'ottavo, il primo ottavo sarà un po' più lungo, il secondo ottavo sarà un po' più corto. Ta 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 ta. Adesso sì che possiamo cominciare a parlare di swing feel e di ritmo shuffle. Quindi questo ritmo shuffle sostanzialmente ha alla base quello che ci siamo appena detti, ma quando andiamo a leggere uno spartito, una tablatura o quando vogliamo suonare anche un'improvvisazione, rendiamoci conto che le figure ritmiche dall'ottavo in su, quindi ottavo, sedicesimo, trentaduesimo, sessantaquattresimo, subiscono sempre l'influenza dello swing feel. Quindi il primo suono sarà un po' più lungo, il secondo suono sarà un po' più corto e diventa subito tutto più bluesy. Yeah! Cosa ne pensi di questo swing feel? Lo usavi, lo conoscevi? Fammelo sapere nei commenti, soprattutto se avete domande, dubbi, chiarimenti, richieste, scrivete nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Anche il video di oggi si conclude, mi raccomando fai tutte le cose che si fanno su YouTube, metti la campanellina, iscriviti al canale, fai tutto quello che bisogna fare. Ti invito anche a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato sul fantastico mondo della 10 Fori. Se poi vorrai prendere una lezione online con me o vedere il mio videocorso, puoi far tutto direttamente dal mio sito. Se invece vuoi una partecipazione ancora più attiva, ti invito a iscriverti al nostro canale Telegram Lucignolo Academy, dove potrai pormi tutte le domande del caso e io farò sondaggi backstage, ci sarà un po' di materiale in più su quel di Telegram. Per quanto invece ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!